Bentornati amici sul canale Il Divo della Pizza. Vi siete mai chiesti se esiste un metodo semplice, facile, alla portata di tutti per calcolare gli ingredienti dei vostri impasti? Ebbene sì, il metodo esiste. Andiamo a scoprirlo insieme subito dopo la sigla. Ottimo amici, allora il trucco di cui vi parlavo poco fa è semplicissimo, si tratta semplicemente di andare a utilizzare un'applicazione sul vostro smartphone, sia che esso sia un iPhone, quindi per telefoni con sistema operativo iOS andremo a scaricare l'applicativo dall'App Store, sia che il vostro telefono sia un telefono Android, in quel caso andremo a scaricare l'applicazione dal Google Play Store. In descrizione vi lascio entrambi i link, in questo caso io ho un iPhone, quindi andiamo a scaricare l'applicazione in questione. Quindi apriamo l'App Store e digitiamo il nome dell'app. Siete pronti? Il nome dell'app è Pizza App, quindi Pizza App. Facciamo un bel cerca. Ok, vedete il secondo risultato, Pizza App Plus. Questa nel mio caso già c'è, quindi mi compare il bottone apri, nel vostro caso ci sarà il bottoncino per scaricare, quindi scaricate e una volta scaricata la troverete qui nella home. Nel mio caso l'ho messa all'interno della cartella pizza perché è la cartella dove metto tutte le applicazioni che mi servono appunto per la passione per la pizza. Quindi in questo caso andiamo a aprire la nostra applicazione Pizza App. Ok, allora grazie a questa semplicissima app noi saremo in grado di pianificare le nostre pizzate con gli amici, parenti eccetera eccetera. Perché? Perché questa applicazione, in base ai settings che andiamo a dargli, quindi il numero di pannelli, il peso di ciascun pannello, l'idratazione eccetera eccetera, ci calcolerà tutti gli ingredienti necessari all'impasto di quel tipo di pizza con quel numero di pannelli eccetera eccetera. Per prima cosa quello che vi consiglio è andare ad aprire il menu laterale, quindi qui, e vedete che c'è la voce impostazioni. All'interno della voce impostazioni possiamo andare a definire un po' di settings vari. Come vedete possiamo addirittura pianificare la nostra pizzata con due misure di pannelli diversi, quindi se abilitiamo questo toggle e andiamo su questa schermata vedete che abbiamo pannelli, questa voce qua, numero pannelli 3, questo qua mettiamo 6. In questo caso noi possiamo dire che vogliamo fare 3 pannelli da 250 grammi e 6 pannelli da 200 grammi, ok? Quindi se volete fare anche dei pannelli con peso diverso questa impostazione è davvero utile. Possiamo addirittura andare a definire il numero di farine che andiamo a utilizzare, cioè se facciamo un impasto sfruttando un blend di farine, qui possiamo andare a definire 2, 3, 4, 5, 6 tipi di farine, quindi mettiamo il caso che io faccio un blend con 2 farine, ok? Vedete che qua all'interno c'è farina 1, farina 2, mettiamo che le usiamo in uguali quantità, quindi il 50% della farina 1 e il 50% della farina 2, vedete sotto per 3 pannelli da 250 grammi lui ci dice che ci serviranno 230 grammi della farina 1 e 230 grammi della farina tipo 2. Ovviamente questi due tipi di farina possiamo andare a customizzarli sulla base delle farine che noi utilizziamo, quindi possiamo per dire dare un nome Caputo Cuoco alla farina 1 e possiamo dire Caputo Pizzeria per la tipo 2, no? Quindi sotto vedete che vi dice Caputo Cuoco 230 grammi e via via via. Ok, perfetto, quindi torniamo nelle impostazioni e vediamo quali altre impostazioni ci mette a disposizione questa applicazione. Allora, nel mio caso comunque la maggior parte delle volte utilizzo un numero di farine 1 e una sola misura di pannelli. Io ve l'ho mostrate giusto perché sappiate dell'esistenza di questa impostazione. Possiamo andare ad aggiungere grassi, cioè se vogliamo aggiungere olio o comunque del grasso all'interno del nostro impasto, abilitando questo toggle, vedete qua ci dà la possibilità di andare a mettere la percentuale di grassi del nostro impasto. Possiamo e dobbiamo aggiungere il toggle TC. Cos'è TC? È temperatura controllata, ovvero le ore che il nostro impasto passa in frigo. Abilitando questa impostazione, come noterete, all'interno della schermata principale si abiliterà un ulteriore settings, quindi qui, come vedete, possiamo andare ad agire sul numero di ore che il nostro impasto fa a temperatura controllata, ma dopo vi spiego come funziona. Vediamo le ultime impostazioni, PDR, pasta di riporto, nel mio caso non le ho mai usate quindi non vorrei neanche raccontarvi fesserie. Se qualcuno di voi
ha provato a utilizzare questo tipo di impostazioni, così come bighe, pulish, carto, eccetera, me lo può far sapere anche nei commenti, mi dice come si trova, mi dà magari qualche feedback. Ok, lievito possiamo andare a definire la percentuale in più o in meno che eventualmente vogliamo nei nostri impasti. Un settings che vi consiglio di utilizzare è schermo sempre attivo, perché vi permette di avere lo schermo sempre attivo quando usate quest'app, e questo è molto utile perché soprattutto se impastate a mano e avete le mani sporche, una volta che avrete la vostra schermata iniziale con tutti gli ingredienti che vi servono per l'impasto, non dovete più toccare il telefono, ma potete con gli occhi vedere senza sporcare tutto il display, e potete vedere appunto tutti gli ingredienti che vi servono nella vostra ricetta. Ok, ovviamente essendo in Italia noi andiamo a utilizzare la temperatura in gradi Celsius, quindi mettiamo il toggle su C e non su F, ok? E la lingua italiano. Se qualcuno di voi preferisce l'inglese, perché no? Io la uso in italiano. Perfetto, quindi ora vi faccio vedere un po' come si usa. Supponiamo di dover affrontare una pizzata di 10 persone, ok? Cosa dobbiamo fare? Decidere innanzitutto il peso di ciascun paniello, quindi noi vogliamo fare pannelli da 250 grammi, quindi qua con questo selettore andiamo a, col più e meno, decidere il peso di ciascun pannello, quindi 250 grammi, e essendo in 10 persone andremo a inserire 10 come numero dei pannelli. Mettiamo acqua, mettiamo che vogliamo fare una pizza napoletana verace, quindi l'idratazione al 65%, andiamo a mettere 65% di idratazione. Il sale io mi trovo molto bene con un 3%, a volte faccio anche un poco meno, tipo 2,7, ma rimarrei sempre sul 3%. E ok, qui andiamo a definire le ore che il nostro impasto passerà a temperatura ambiente e a temperatura controllata. Mettiamo caso che vogliamo fare in totale tra puntate a pretto 6 ore a temperatura ambiente, ovviamente una temperatura ambiente accettabile, quindi mettiamo che a temperatura ambiente ora come ora abbiamo una ventina di gradi in casa, 21, mettiamo 21 gradi, e poi mettiamo le restanti ore a temperatura controllata, quindi supponiamo di avere un impasto che vogliamo sia di 48 ore, facciamo quindi un 42 ore a temperatura controllata, così 42 più 6 fa 48 ed è il totale del tempo che il nostro impasto appunto subisce tra puntata, maturazione, appretto, eccetera eccetera. Quindi lievitazione a temperatura controllata a quanti gradi? Questo dipende un po' dal vostro frigorifero. Nel mio caso siamo intorno ai 4 gradi, vi consiglio di misurare questo valore con un termometro, quindi mettete il termometro nel frigorifero, nel punto in cui lasciate poi a maturare l'impasto nel vostro frigorifero, e valutate appunto la temperatura. State attenti perché la parte più alta e la parte più bassa del frigorifero hanno temperature diverse, quindi provate e poi inserite la temperatura che più vi aggrada. Lievito, nel mio caso utilizzo il lievito di birra fresco. Qual è di queste varie sigle? Non è difficile, basta cliccare sulla i qui a fianco al lievito e vi compaiono appunto le varie sigle dei lieviti. Come vi ho già raccontato in un precedente video, tutte queste sigle hanno un significato ben preciso. Nel nostro caso LBF serve, che è quello che uso io, che è il lievito di birra fresco, ma se qualcuno di voi usasse lievito madre solido, eccetera, può andare a settare il corrispondente lievito all'interno di queste sigle. Quindi nel mio caso vado a settare LBF, lievito di birra fresco. Ok, quindi niente di più semplice. Qui in fondo, come vedete, l'applicazione ci dà le dosi per il nostro impasto di questi 10 pannelli per pizza napoletana, quindi andremo a utilizzare 1488 grammi di farina. Ovviamente il tipo di farina e le ore dovete un attimo calibrarle. Ovviamente se fate un impasto a 8 ore dovrete utilizzare una farina più debole rispetto a un impasto che dovrà stare tra maturazione e lievitazione 48 ore. Ovviamente quest'ultimo impasto dovrà essere fatto con una farina più forte, ma questo poi non sto a raccontarvelo, altrimenti questo video diventerà lunghissimo. Però per dirla breve, l'impasto con meno ore richiede una farina generalmente più debole rispetto ad impasti con più ore di maturazione e lievitazione. Ok, continuiamo. Quindi nel nostro caso, sempre per questo impasto, la ricetta ci dice che dovremmo utilizzare 967 grammi di acqua, 45 grammi di sale e 2,71 grammi di lievito di birra fresco.
Ora, mettiamo che questa pizzata è una pizzata che si ripete spesso e non vogliamo segnarci da nessun'altra parte questa ricetta, ma vogliamo che sia questa applicazione a tenerci in memoria la ricetta. Cosa facciamo? Apriamo il menu e possiamo cliccare su salva. Su salva noi possiamo salvare questa ricetta, quindi mettiamo un nome che più ci aggrada, in questo caso mettiamo pizzata per 10 persone, ok? Pizza napoletana, mettiamo come commento, ok? E possiamo fare salva. Ok, come vedete io avevo già presalvato alcune delle mie ricette e come vedete su alcune ho anche messo delle foto, perché voi tenendo premuto potrete andare cliccando sul primo tastino che vi compare a selezionare una delle foto delle vostre pizze preferite e dare queste foto come immagine della ricetta che avete appena salvato, oppure potete anche andare a eliminarla, quindi cliccate sul cestino, fate elimina e cancellate la ricetta che avete appena salvato. Perfetto, quindi qui abbiamo visto come creare e salvare una ricetta con le varie impostazioni che noi desideriamo. Supponiamo invece che noi abbiamo l'app chiusa e vogliamo aprire una ricetta che già abbiamo salvato, quindi cosa facciamo? Apriamo il menu, facciamo apri e andiamo a selezionare una delle ricette che ci siamo già salvati, quindi nel mio caso mettiamo voglio fare pizza napoletana, clicco, ok. Questa è la ricetta che avevo salvato per la pizza napoletana, quindi un paniello da 250 grammi e via dicendo. Ovviamente, come avrete già notato, questa applicazione è molto utile anche perché ci permette di definire anche le ricette per le pizze in teglia. Infatti basta togglare qui in alto sulla voce teglia e vediamo che possiamo andare a definire tutti i parametri come abbiamo visto prima, quindi numero di panielli ovviamente. Qui per numero di panielli si intende il numero di pizze, quindi il paniello è una teglia che mettiamo io generalmente per una teglia 40x30 vado a fare un impasto da 600 grammi circa, perché se vi ricordate da un video precedente la formula per stabilire il quantitativo di impasto di una teglia in base alle sue dimensioni è larghezza per profondità per 0,5 generalmente, quindi mettiamo la teglia 40x30, 40x30 fa 1200 per 0,5 fa 600 in grammi, quindi 600 grammi è il quantitativo di impasto per una teglia da 40x30. Nel mio caso qua come vedete acqua avevo selezionato 80% perché volevo fare una teglia ad alta idratazione con un 2,5% di grassi, 2,5% di sale, 8 ore a temperatura ambiente e controllata. E qua sotto vedete questi sono gli ingredienti per quel tipo di pizza. Un'altra cosa molto interessante di questa app è che all'interno del menu troviamo la voce glossario. In questa voce appunto andiamo a vedere il significato delle più importanti sigle nell'ambito della panificazione, quindi lievito di birra fresco, biga, cos'è temperatura ambiente, controllata, eccetera. Quindi molto utile avere queste informazioni anche a portata di tap. Possiamo anche condividere la ricetta corrente con i nostri amici, quindi cliccando sulla voce condividi possiamo andare a inviare la ricetta tramite le più disparate applicazioni. Bene amici, quindi se anche questo video vi è piaciuto vi invito a seguire le solite 3 regole. Iscrivetevi al mio canale, mettete un bel like qua sotto e commentate se volete, datemi qualche feedback. Per terzo, iscrivetevi pure alla mia pagina Instagram, il link lo trovate sempre qua sotto in descrizione. Come ho già detto nel video, in descrizione vi lascio anche il link per il download dell'applicazione sia Android che iOS e lì potrete anche lasciare una bella recensione allo sviluppatore di questa applicazione che ovviamente avete visto ci torna davvero utile ed è una manna scesa dal cielo per noi. Quindi detto questo non mi resta che salutarvi, dirvi buone pizzate a tutti quanti e al prossimo video. Ciao!